Aggiornamento di calciomercato Inter con i 10 nomi più chiacchierati del momento. Siamo praticamente alla fine di questa sosta per le nazionali e mi sembrava il momento giusto per proporvi un recap di mercato di quella che è stata appunto questa sosta dove si è parlato a lungo di tanti nomi. Chiudiamo poi il capitolo mercato appunto in queste ore e poi ci proiettiamo verso il rush finale di campionato nel quale l'Inter ha un unico grande obiettivo, ovvero quello di raggiungere questo 20° scudetto. Si è parlato tanto però, come ho detto, di mercato, si sono fatti tanti nomi, alcuni sono più caldi, più fondati, altri secondo me un po' meno, e allora, come abbiamo fatto spesso anche durante il mercato estivo, oggi facciamo i 10 nomi più chiacchierati del mercato Inter, andandoli a posizionare all'interno del nostro ormai consueto tier maker. Abbiamo 4 fasce: rovente, caldo, tiepido e freddo, 10 nomi nei quali appunto per i quali faremo un punto della situazione andandoli a posizionare in una di queste 4 fasce. Abbiamo tanto di cui parlare, quindi cominciamo subito. Prima però, come sempre, vi ricordo di lasciarci un click sul tasto mi piace e uno sul tasto iscriviti, così non perdete anche tutti i prossimi contenuti. Partiamo dai portieri. Abbiamo 2 portieri di cui parlare. Il primo è il preferito assoluto, che è Bento Krepski dell'Atletico Paranaense, portiere brasiliano di cui si parla in chiave Inter già da tempo, fino almeno dall'estate scorsa, e proprio l'estate scorsa pare sia stato trovato una sorta di bozza di accordo più verbale che altro tra l'Inter e il club brasiliano. C'era stata una specie di iniziale trattativa, poi non se n'era fatto nulla, l'Inter prese Sommer e il nome di Bento venne un attimino messo da parte, però pare che già al tempo ci fu una sorta di accordo trovato sulla base di una quindicina di milioni di euro circa, che potrebbe essere poi formalizzato nella prossima estate. Per il momento quindi secondo me il nome di Bento merita la fascia più calda, quindi la fascia rovente in questo caso. C'è però da capire, e questo non è da sottovalutare, cosa ne sarà dell'eventuale coesistenza con Sommer, che non è destinato a lasciare l'Inter, è ancora un portiere di altissimo livello, quindi è plausibile che questo colpo possa essere fattibile solo nel momento in cui Bento accettasse almeno un anno da secondo, ecco, diciamo così, anche se sicuramente con maggiore spazio di quello che per esempio sta avendo Audero in questa stagione. Procediamo con Di Gregorio, che è di fatto un'alternativa al nome di Bento. Per il momento lo metto su tiepido, perché su Di Gregorio ci sono anche tante altre squadre, soprattutto la Juventus, che in queste settimane viene data in vantaggio. L'Inter ha un vantaggio in realtà in questo caso, perché quando è stato ceduto Di Gregorio al Monza, l'Inter si è conservata una percentuale sulla rivendita da intorno al 15 o 20%, e nel momento in cui dovesse quindi riacquistarlo potremmo dire che questa percentuale si tradurrebbe, tra virgolette, in uno sconto. Era un po' la stessa dinamica di cui si parlava l'anno scorso tra la Roma e Frattesi, se vi ricordate, che c'era questa percentuale sulla rivendita che per la Roma sarebbe stato quindi un vantaggio. Poi alla fine Frattesi, come sappiamo, lo ha preso l'Inter. Lo metto su tiepido per questi motivi. È sicuramente un portiere molto interessante che purtroppo a posteriori probabilmente l'Inter si è lasciata sfuggire per una cifra troppo bassa, 4 milioni di euro, visto il valore che poi ha dimostrato sul campo. Passiamo alla difesa e andiamo su Kim, ex difensore del Napoli, ad oggi al Bayern Monaco. Vi dico la verità, è un nome che quando in questi giorni ne ha parlato la Gazzetta, francamente mi ha sorpreso, perché è vero che la stagione di Kim non è stata probabilmente sui livelli che lui stesso, ma anche il Bayern, si sarebbe aspettato. L'estate scorsa il Bayern lo ha pagato 50 milioni dal Napoli, dandogli circa 7 milioni netti di ingaggio stagione, che superano i 10 lordi. Per quanto deludente, per quanto magari anche lui stesso possa essere interessato a cambiare aria, non vedo come il Bayern possa svenderlo, o anche, come diceva la Gazzetta, mandarlo in prestito un po' in stile Lukaku-Chelsea. Mi sembra un qualcosa di molto complesso per il momento, motivo per cui l'ho compreso all'interno di questi 10 nomi, visto che se ne è parlato a lungo, ma lo metto su freddo perché la vedo veramente una pista molto complessa. Più fattibile invece la pista che per esempio porta a Jonathan Tah, che è un difensore centrale anche lui. Io ho preso Tah come esempio
in realtà di una serie di difensori centrali che l'Inter sta seguendo, sia fra quelli "a sconto" tra virgolette, o anche fra i prossimi parametri zero. Abbiamo fatto diversi nomi in queste settimane, Döki, Kelly, Mavropanos, lo stesso Hermoso che abbiamo affrontato con l'Atletico Madrid. Secondo me sono tutti nomi che per il momento possono andare su tiepido, ed è questa la fascia in cui posiziono Ta, però attenzione perché con il passare del tempo e soprattutto con gli sviluppi che potrebbero avere le situazioni di Acerbi soprattutto, ma anche di De Vrij, qualcosa potrebbe cambiare. Sono due difensori non più giovanissimi, soprattutto il primo, che poi oggi è inserito in tutto quel discorso sulla possibile squalifica che ben conosciamo, quindi è plausibile che delle cose possano anche cambiare e magari i loro nomi possano scaldarsi improvvisamente. Veniamo ad un giocatore che in realtà è già dell'Inter e che inaugura la fascia caldo, che è Denzel Dumfries. È inevitabile metterlo su caldo perché Dumfries è ancora nella stessa situazione di qualche mese fa, siamo allo spartiacque di fatto, o rinnovo o cessione, non ci sono in questo senso terze vie. Dumfries va in scadenza nel 2025, quindi o si trova un accordo per rinnovare, altrimenti l'Inter in estate, per evitare un caso Skriniar bis, dovrà cercare di venderlo e di monetizzare. Sono le settimane decisive, fino a qualche tempo fa sembrava che il rinnovo fosse lontanissimo, poi le parti si sono un po' riavvicinate, però da quel momento di maggiore ottimismo lì non si è più parlato, non sono più arrivati aggiornamenti, diciamo, su questa vicenda, quindi lo mettiamo lì, però attenzione, anche perché è inevitabile che a cascata, nel caso in cui Dumfries dovesse essere ceduto, si azionerebbero anche tutta una serie di altre trattative o quantomeno di monitoraggi su altri nomi per rinforzare la fascia destra. E uno di questi è quello di Kayode della Fiorentina, che anche qui io per il momento metto su freddo perché comunque Dumfries è ancora dell'Inter, è considerato un giocatore importante e al momento sembra essere un pochino più vicino al rinnovo che l'addio. Quindi lo posizioniamo su freddo. Kayode, come anche qui ci sarebbero altri nomi che l'Inter sta seguendo. Nel caso in cui Dumfries si sbloccasse in chiave addio, allora si scalderebbero non poco il nome di Kayode e degli altri profili. È vero che l'Inter ha già preso Buchanan, che non è da sottovalutare, però dovesse partire Dumfries, credo che comunque un altro colpo sulla destra andrebbe fatto. Passiamo all'attacco, che è secondo me il reparto in cui si sta lavorando in maniera più intensa. Mi duole dirlo, ma anche Joshua Zirkzee non posso metterlo fra i nomi troppo caldi, lo metto su tiepido, perché all'Inter piace tanto, come credo a chiunque lo abbia potuto osservare quest'anno con la maglia del Bologna. Lo metto su tiepido per due motivi. Il primo è che costa tantissimo e questo è un limite ovviamente per l'Inter, ma per tutti i club italiani, come ben sappiamo, e poi anche perché la concorrenza su Zirkzee è numerosa e agguerrita, sia in Italia ma anche all'estero. Per quanto mi riguarda sarebbe un sogno, un giocatore che dal punto di vista anche estetico mi ha conquistato in questa sua stagione al Bologna. Credo però che potrebbe essere più facile vederlo finire in un club che magari possa già dargli una maglia o una prospettiva di titolarità maggiore di quanto non possa fare l'Inter, che se dovesse riuscire a trattenere sia Lautaro Martinez che Thuram, in realtà l'attacco titolare lo avrebbe già. Poi è chiaro che avere Zirkzee o avere Arnautovic in panchina fa la differenza e Zirkzee avrebbe sicuramente più spazio, però non credo che sarebbe titolare immediatamente. Quindi lo mettiamo su tiepido e invece sul rovente, come immaginerete, ci finisce senza dubbio Gudmundsson. Altro nome di cui si è parlato a lungo in questi giorni, anche qui la Gazzetta si è sbilanciata molto sull'islandese, parlando di un accordo con il giocatore di fatto già trovato, o perlomeno un benestare del giocatore a trasferirsi a Milano, anche perché Gudmundsson vorrebbe rimanere in Italia. E l'Inter ha capito, e questo è una ottima notizia secondo me, lo ha capito anche un po' sulla propria pelle se vogliamo, che per l'anno prossimo serviranno 4 attaccanti di livello, non ne bastano 2 con 2 riserve diciamo molto discontinue dal punto di vista del rendimento e anche fragili dal punto di vista fisico. Servono 4 attaccanti di livello
per non dire addirittura 5, perlomeno a livello numerico, poi il quinto sicuramente sarebbe un profilo diverso. Per caratteristiche Gudmundsson completerebbe, secondo me, bene il reparto che ad oggi conta, come dicevo, Lautaro Martinez, Marcus Thuram e anche Mehdi Taremi, che è un colpo praticamente chiuso e quindi va considerato come tale. Taremi è un giocatore di spessore, una terza punta molto valida. Dovesse arrivare anche Gudmundsson, secondo me sarebbe un pacchetto offensivo niente male. Anche qui il prezzo non è basso, pare che il Genoa non voglia scendere al momento sotto i circa 30 milioni di euro, sembra anche però che sia aperta alle possibilità, questa trattativa, di inserire delle contropartite tecniche, tra le quali, non a caso, abbiamo qui sotto Valentin Carboni, che posiziono su caldo perché è un giocatore che, come vi raccontiamo da tempo, l'Inter giudica molto valido e non vorrebbe assolutamente perderne il controllo, un po' come Fabian, se vogliamo. È però un giocatore che presenta due caratteristiche interessanti. La prima è una, non voglio dire un'incompatibilità, però quantomeno bisogna un attimino ragionare su dove potrebbe posizionarsi all'interno del 3-5-2 di Simone Inzaghi. È un giocatore secondo me di grande tecnica ma ancora un po' lento, e per come gioca l'Inter non credo che sia impossibile trovargli un posto, però bisognerebbe lavorarci su. E a partire da questo va anche detto che però Carboni, vista la buona stagione che sta facendo al Monza, ha attirato su di sé tanti occhi, tante pretendenti. Quindi l'Inter sta anche valutando la possibilità di utilizzarlo come pedina all'interno magari di altre trattative, cercando, come vi dicevo, di non perderne il controllo, quindi una eventuale cessione alla Fabian, per esempio, con una recompra già stabilita in anticipo, e Carboni è uno di quei nomi, appunto, di cui si sta parlando soprattutto in questo momento sull'asse Gudmundsson. Non c'è solo Carboni, il Genoa apprezza anche altri giovani dall'Inter, a partire da Zanotti fino ad arrivare a Francesco Pio Esposito. Piccola parentesi, vi segnalo che di tutti questi giocatori e non solo abbiamo parlato in un contenuto uscito proprio in questi giorni, uno speciale di Interisti on the road, la rubrica ormai nota di Passione Inter. Ve lo lascio nelle schede per chi ci segue su YouTube e così ve lo potete andare a recuperare. Ultimo nome che va a completare il nostro tier maker, Giacomo Raspadori, che posiziono su tiepido. Raspadori è un altro giocatore che l'Inter apprezza da tempo, ve lo dicevamo da un po', fin dai tempi di Sassuolo. È un'alternativa in attacco che in dirigenza considerano un buon alter ego di Lautaro Martinez. Secondo me il nome di Raspadori è un po' complesso in questo momento, perché sebbene al Napoli non abbia trovato tantissimo spazio, il Napoli lo valuta comunque non poco a livello proprio di cartellino, ed in più diciamo che in questo momento forse non siamo proprio nella fase dei rapporti più idilliaci possibili tra l'Inter e il Napoli dopo l'affare Zielinski. Ma soprattutto, al di là di questo, che poi è una cosa che si può in qualche modo superare, in casa Napoli ad oggi c'è un grandissimo punto di domanda che risponde al nome di Victor Osimhen. Dovesse partire Osimhen, è chiaro che Raspadori, così come anche Simeone, la loro prospettiva potrebbe cambiare. Ad oggi sembra che comunque il Napoli, in caso di addio di Osimhen, voglia comprare una punta più di spessore, più importante di Raspadori e Simeone, però è tutto da vedere ed è tutto da stabilire. Quindi teniamolo lì, teniamolo su tiepido, però ad oggi parte sicuramente dietro nelle gerarchie rispetto a Gudmundsson, che come dicevamo è il grandissimo favorito. Questo è il grande riassunto, diciamo, dei 10 nomi più chiacchierati ad oggi sul mercato per l'Inter. È chiaro che siamo a marzo, quindi sì, le trattative stanno cominciando, i primi approcci cominciano in queste settimane, però con una stagione da completare e un obiettivo importante come quello che ha l'Inter davanti a sé da raggiungere, da adesso in poi il mercato tornerà ad andare un po' in secondo piano, anche perché poi ne avremo di tempo in estate per poterne parlare.
Fatemi sapere allora che cosa ne pensate di questi nomi, quale vorreste vedere con maggiore, voglia, vestire la maglia dell'Inter. Io per il momento vi saluto qui, ricordandovi intanto il club di Passione Inter, www.passioneinter.club, se volete continuare a parlare con noi di questo e di tanti altri temi legati al mondo Inter. E infine, come sempre, per chi mi segue in podcast, trova in descrizione un nuovo contenuto da recuperare, mentre se mi segui su YouTube lo puoi trovare cliccando qui.